Sei più sveglio o più in uno stato di trance permanente? E come puoi capirlo? Da qualche giorno su Facebook mi arrivano messaggi di gente che fa copia e incolla del messaggio di Mark Zuckerberg e lo spamma a tutti i contatti, perché il messaggio stesso dice che se non lo si fa, il giorno dopo Facebook sarà chiusa e per aprirla dovrai pagare. Altro esempio più vecchio è quello dell'hacker J. Caden Smith, quello con la foto di un cane sul profilo, ve lo ricordate? Se avessimo accettato la sua amicizia avrebbe hackerato il nostro account e quello di tutti i nostri contatti. Poi diventò Fabrizio Brambilla, poi una donna e così via. Anche questo messaggio diceva che bisognava copiare, incollare e mandarla a tutti i nostri contatti. Me ne sono arrivati sia in italiano, sia in inglese, sia in altre lingue, perché ho contatti diciamo un po' da tante parti del mondo. La prima cosa che ho fatto è di andare a controllare il profilo di questo J. Caden Smith. Ovviamente ne sono usciti una ventina, tutte persone diverse, reali, e ho notato subito una cosa: non esisteva nessun J. Caden Smith con la foto di un cane sul profilo. A quel punto ho realizzato che era una bufala, ma ho realizzato anche qualcos'altro. Uno, che il messaggio stesso avrebbe potuto essere utilizzato come veicolo per infettare potenzialmente tutti i nostri contatti una volta che noi l'avessimo inviato loro. Improbabile, ma non è detto che non sia possibile. Quindi noi saremmo cadute vittime della trappola invece di salvare noi stessi e i nostri contatti. 2. Che chiunque avesse inoltrato il messaggio avrebbe anche A. Non avrebbe accettato Smith, Brambilla come amici o tutti quelli che avevano quel nome in quel messaggio in quel momento. B. Avremmo spinto altri a fare lo stesso. Di conseguenza avremmo isolato non un hacker, ma decine di persone ignare e innocenti che da un giorno all'altro si sarebbero ritrovate isolate su Facebook, rendendoci così complici di bullismo elettronico. Quindi avremmo fatto del male convinti di fare del bene. Chi ha avuto l'idea è stato estremamente intelligente ma anche estremamente malvagio. Ma la cosa più importante che si ricollega all'argomento di questo video è 3. La gente, tanta gente, se copia e incolla un messaggio solo perché il messaggio stesso lo dice senza neanche controllare la fonte o se la notizia sia vera, deve veramente essere in uno stato di trance permanente H24. Per cui ho cominciato a rispondere a tutti quelli che mi mandavano questi messaggi finché mi sono stufato e allora ho deciso di fare la mia parte un po' più in grande. Ho creato questo video per rendere più consapevole chi è che distribuisce copiosamente tali messaggi. Ecco, se siete tra quelli che fanno copia e incolla di tali messaggi così di getto senza controllare, probabilmente dovreste aver intuito se siete H24 in trance oppure no. Ritornando al primo messaggio presunto di Mark Zuckerberg, per chi fosse interessato, non lo spammate ai miei contatti e dopo una settimana circa, pensate un po', Facebook continua ad essere gratuito.